Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video continuiamo la nostra strada verso la migrazione lenta e controllata, così mi piace chiamarla visto come la sto facendo, verso appunto OpenHub 5. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato nel video precedente, cioè con l'installazione di OpenHub 5 su container Docker sullo stesso Raspberry dove sta girando al momento OpenHub 4. L'installazione è pulita, non ho fatto nulla, sono arrivato alla pagina di creazione dell'utente amministratore ma non ho fatto nulla perché con il video di oggi andiamo a vedere insieme come effettuare il ripristino dell'attuale configurazione di OpenHub 4 per quindi effettuare l'aggiornamento anche della struttura dei dati di OpenHub ad OpenHub 5. Questa operazione l'ho già fatta vedere in un video precedente passo passo, quindi in questo video andremo un pochino più veloci. Bisogna appunto solo stare attenti al fatto che la procedura di restore di un backup di OpenHub, se il sistema di destinazione gira su container Docker, è leggermente più complessa perché c'è bisogno di alcune accortezze, in quanto il servizio di OpenHub durante il restore deve essere fermo e normalmente un container Docker col servizio OpenHub fermo è fermo anch'esso, quindi non è accessibile. Utilizzando un paio di trucchetti riusciamo comunque ad effettuare questa operazione. Bando alle ciance, passiamo subito alla schermata PC e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Eccoci sulla schermata PC, giusto per comodità di visualizzazione utilizzo Portainer per farvi vedere che abbiamo il nostro container OpenHub versione 5 milestone 1 in esecuzione. Vi ricordo che ho dovuto esporre la porta 1.8080 o comunque una porta diversa dalla 8080 perché sulla 8080 su questo Raspberry sta girando OpenHub 4, quindi per evitare conflitti di porte ho scelto una porta diversa. Questo è la potenza di Docker che ci permette di avere più servizi che girano all'interno dello stesso sistema senza che interferiscano tra loro. Quindi se io adesso vado a navigare la porta 1.8080 del Raspberry, eccola qui, ho la mia schermata di post installazione. Quindi la prima cosa che bisogna fare normalmente dopo che si installa OpenHub è creare l'utente amministratore, fare 2 o 3 step di configurazione iniziale per poi avere il sistema pronto all'uso. Ovviamente questa procedura la skippo perché adesso andrò ad effettuare il ripristino dell'ultimo backup del mio attuale setup di OpenHub 4 in modo tale che tutto il mio ambiente, compresa quindi anche l'utente amministratore e tutto ciò che ne consegue, venga ripristinato anche su quest'istanza. Quindi adesso passiamo al Raspberry e andiamo a vedere quali sono gli step che dobbiamo eseguire. Eccoci collegati sul nostro Raspberry, possiamo vedere la stessa cosa con Docker ps-a. Entriamo prima come amministratori e rilanciamo Docker ps-a. Abbiamo il nostro container OpenHub. Adesso prima cosa che devo fare è andare a recuperare il backup che dovrebbe essere stato eseguito questa notte, perché è una procedura che lo esegue tutti i giorni. Quindi vado nella mia cartella dove tengo i backup e abbiamo il nostro file targz OpenHub full backup delle 03 e 05 di stanotte. Questo file lo vado a copiare all'interno della cartella user data del container OpenHub 5. Quindi faccio un bel copy OpenHub full backup e poi vado nella cartella dei volumi che è varlib docker volumes OpenHub user data underscore data. Iniziamo a copiarlo qua dentro. Perfetto, adesso mi sposto all'interno del volume e ho il mio file OpenHub full backup. Devo unzipparlo, quindi più che altro unzipparlo perché all'interno di questo file c'è sia il backup di OpenHub che quello di InfluxDB. Al momento mi interessa solo quello di OpenHub. Eccolo qua, è diventato un tar. Adesso scompattiamo il nostro tar, quindi il comando dovrebbe essere tar-xvf, il nome del file e la cartella OpenHub full backup, dovrebbe crearla lui. Ok, lasciamolo andare e poi prendiamo solo quello che ci serve.
Ok, terminato l'unzip, anzi l'untar, se così si può dire, e abbiamo il nostro backup dentro openhubbackup.zip. Questo è il file zip che noi dobbiamo dare in pasto alla procedura di restore. A questo punto me lo vado a prendere, me lo metto comodo all'interno della cartella, così posso rimuovere tutto, perché il resto è il backup di InfluxDB, che è anche abbastanza grosso. A questo punto ho il mio file di backup che devo restaurare, quindi adesso dobbiamo effettuare effettivamente la procedura, quella un po' particolare per i container Docker. La prima cosa che dobbiamo fare è stoppare il container OpenHub 5. Mi ricordo come l'ho chiamato, OpenHub, quindi docker stop OpenHub. Ok, a questo punto dobbiamo creare un container parallelo della stessa versione di quello, diciamo, ufficiale, e far sì che al suo avvio non lanci OpenHub come servizio, ma ci lanci una shell interattiva su cui possiamo agire. Ovviamente questo container dovrà mappare gli stessi named volume che mappa quello ufficiale. Adesso vado un po' veloce, però c'è un video in cui ho spiegato bene qual è questa procedura da fare. Se volete, se non vi ritrovate, potete andare a vedere e prendere spunto da quello. Quindi adesso vado a cercare il comando per creare un container identico a quello che ho già creato ufficiale di OpenHub 5. Quindi col CTRL R mi cerco un bel docker run, così ottengo lo stesso comando che ho già usato nel video precedente. Dobbiamo fare alcune modifiche perché non è proprio identico il container, quindi intanto gli diamo un nome e lo chiamiamo OpenHub temp, così non va in conflitto. La porta può anche non esporla, gli facciamo montare gli stessi identici volumi, non lo eseguiamo in modalità daemon perché deve restituirci un prompt interattivo, quindi scriviamo -i per l'interattivo e -t per avere in output il terminale. Togliamo il restart always, che non serve a niente, lasciamo la stessa identica immagine e gli diciamo al fondo il comando che deve eseguire al posto dell'avvio standard del servizio di OpenHub, che in questo caso è bin bash, che è la shell standard di default. Lanciamo, attendiamo che faccia quello che deve fare e poi ci restituirà la shell bin bash. Ecco che ci ha restituito il prompt. Qui siamo all'interno del nostro container in cui c'è OpenHub ma che non è in esecuzione. A questo punto io mi sposto nella cartella user data e dovrei trovare il file di restore. Lanciamo quindi il comando di restore, che dovrebbe essere OpenHub runtime bin restore, e gli diamo in pasto il nostro zip di backup. Mandiamo in esecuzione e attendiamo che faccia tutto quello che deve fare. Confermiamo che vogliamo rimpiazzare eventualmente tutti i file già presenti nei nostri named volumes e a questo punto usciamo dal nostro container, lo stoppiamo, quindi docker stop OpenHub temp, e possiamo rilanciare quello ufficiale, docker start OpenHub. Se siamo fortunati, alla successiva riapertura dell'interfaccia web dovremo trovarci una situazione del tutto simile a quella che abbiamo attualmente su OpenHub 4. Attendiamo un attimino che parta e poi vediamo. Passiamo al browser e ricarichiamo questa pagina che, vi ricordo, gira su 1.8080 come porta di OpenHub. Ecco, vedete che non mi ha più chiesto la creazione dell'utente amministratore, ma si è posizionato sulla dashboard principale. Andiamo giusto a vedere che ci sia qualcosa. Direi di sì. Vediamo il mio pannello di controllo. Sembra che ci siano anche tutti i valori. Dobbiamo solo adesso fare una bella analisi per vedere cosa
va e cosa non va. Voglio solo fare una cosa per evitare casini, quindi vado a togliere la connessione a InfluxDB in modo tale che i dati non mi vengano duplicati sul database. Per fare questo torniamo sul Raspberry e andiamo nel named volume relativo alla configurazione di OpenHub. Andiamo in persistence, modifichiamo il file di persist e andiamo a togliere tutti gli item. In questo modo evitiamo che vengano duplicati gli item, perché anche questa istanza di OpenHub andrebbe a scrivere su InfluxDB, sullo stesso InfluxDB. Faremo poi un cambio, quindi li farò andare a scrivere in una versione, in un altro database di InfluxDB, in modo tale da tenerli separati, però comunque in questo momento però è meglio fermarlo, quindi salviamo questo file e siamo a posto. Bene, per questo video direi che possiamo fermarci qua, quindi abbiamo ripristinato la nostra versione di OpenHub 4 su OpenHub 5. Apparentemente non sembrano esserci errori, comunque farò un'analisi sui file di log e vedrò che effettivamente tutto funzioni. Da questo momento in poi cercherò di tenere aggiornate le due istanze, quindi tutte le volte che farò una modifica di configurazione a OpenHub 4 la farò anche su OpenHub 5. I prossimi step saranno quelli di andare a configurare, come ho detto prima, un database InfluxDB dedicato a questa nuova istanza OpenHub 5 per vedere che effettivamente anche la scrittura dei dati di persistenza funzioni correttamente, però non voglio andare ovviamente a duplicare i dati sul database corrente che è attualmente scritto da OpenHub 4. Bene, per adesso vi ringrazio che siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!